Ciao ragazzi! Questa puntata di Misteri Italiani è frutto di una collaborazione con il canale YouTube Vox Investigazioni e con Francesco, il suo proprietario, con il quale abbiamo voluto indagare su uno dei casi di omicidio più enigmatici avvenuti nel nostro paese. Ed è proprio a lui che lascerò il compito di introdurre il tema di oggi. Nel 1984 Simonetta Cesaroni, di soli 21 anni, viene trovata senza vita all'interno del suo ufficio in via Poma, a Prati. Fin da subito apparve chiaro che quell'indagine non sarebbe stata facile, ma la difficoltà si fece ancora più grande nel momento in cui si iniziò a commettere gravi errori. Francesco, che è un vero investigatore privato, ha un'idea ben chiara su questo caso. Quanto pesano gli errori investigativi nella risoluzione dei casi di cronaca nera? Sicuramente molto. Lo abbiamo imparato nel caso della banda della Uno Bianca, dove l'identikit di uno dei rapinatori, che era un poliziotto, è rimasto appeso nei commissariati di polizia di mezza Italia senza che nessuno si accorgesse della somiglianza con il collega. E ancor più errori sono stati fatti nelle indagini sull'omicidio di Simonetta Cesaroni. Piste mai battute, testimoni mai messi a confronto, autopsia incompleta e a completare il tutto un sopralluogo sulla scena del crimine fatto male e un repertamento degli indumenti di Simonetta fatto anche peggio. Pur trovandoci negli anni 90, è difficile comprendere perché tutti gli indumenti vennero raccolti in un'unica busta e non in singole buste sterili e soprattutto perché questa busta viene dimenticata per poi riapparire magicamente 15 anni dopo. Il sopralluogo iniziale sulla scena del crimine è il passo più importante in assoluto nelle indagini e se la scena, gli oggetti, i particolari non vengono messi in risalto e cristallizzati è molto difficile se non impossibile ripartire da una nuova pista, ma del resto il compito più difficile per gli investigatori non è forse camminare nel fango senza infangarsi? Ma come si svolse esattamente la vicenda? Cosa la rende un mistero nel mistero? Oggi ve lo faremo scoprire. Ecco quindi un giallo nel giallo. Il delitto di via Poma. La palazzina B di via Poma 2 a Prati è un edificio imponente, bianco e giallo. Un edificio come un altro, se non fosse che le sue scale e i suoi pianerottoli si sono macchiati di sangue. Già teatro nel 1984 di un omicidio mai risolto, quello di Renata Moscatelli, nel 1990 riservò un'altra brutta sorpresa. Simonetta Cesaroni aveva 21 anni e lavorava part-time occupandosi di contabilità per l'AIAG, Associazione Italiana Alberghi della Gioventù. Il 7 agosto sarebbe stato il suo ultimo giorno di lavoro, prima di partire per le vacanze con un'amica. Quando i suoi familiari, quella sera, non la videro rincasare, inizialmente si infastidirono. Poi, alle 21 iniziarono a preoccuparsi, perché la ragazza non aveva l'abitudine di rientrare tardi senza avvisare. Provarono a chiamarla sull'apparecchio fisso dell'ufficio, ma non ricevettero nessuna risposta. Cercarono quindi Salvatore Volponi, il suo datore di lavoro. La sorella di Simonetta, con il fidanzato, gli diedero appuntamento in via Poma, perché non sapevano dove si trovasse l'ufficio della ragazza. Il portiere non c'era. Sua moglie prese le chiavi di riserva e tutti si diressero al terzo piano della scala B. L'interno era silenzioso. Non sentirono nulla. Non videro nulla. Fino alla stanza in fondo al corridoio. A terra c'era il cadavere di Simonetta. E da lì ebbe inizio un mistero che avrebbe mostrato a breve delle inspiegabili caratteristiche. Il primo dettaglio notato dagli inquirenti fu la mancanza di segni di effrazione. Quindi, o l'aggressore aveva le chiavi, o era stata Simonetta stessa ad aprirgli la porta. Inoltre, il fatto che la ragazza fosse seminuda spingeva sull'ipotesi di un crimine a sfondo sessuale. Tuttavia, le analisi del medico legale esclusero quest'ipotesi. Simonetta era stata costretta a spogliarsi e dopo aver infierito sul suo corpo per 29 volte con un tagliacarte, l'aggressore si era portato via i suoi indumenti, come una sorta di trofeo. Prima di dileguarsi, però, aveva ripulito la stanza dal sangue, tanto che in uno degli uffici vennero ritrovati diversi stracci sciacquati e strizzati. Questa scena agghiacciante è quella che diede il via a uno degli enigmi più insondabili della storia. Un omicidio per il quale a prima vista mancava un movente chiaro, ma al quale fin da subito si cercò di dare un senso. Nel giro di 3 giorni venne fuori il nome del primo indiziato,
Pietrino Vanacore, di 57 anni, portiere della palazzina. Oltre a possedere un mazzo di chiavi di riserva di tutti gli appartamenti, sui suoi pantaloni erano state rinvenute tracce di sangue. Inoltre, secondo i rilievi, Simonetta era morta tra le 18 e le 18:30 e nell'alibi di Vanacore c'era un buco di almeno un'ora che corrispondeva esattamente al momento dell'omicidio. Ma non sarebbe stato così semplice. Tempo 2 settimane, però, le analisi di laboratorio stabilirono che le macchie ematiche sui pantaloni di Vanacore appartenevano a lui e l'uomo fu scarcerato. Le indagini ritornavano a un punto di partenza, ma con un elemento in più. Nel frattempo, infatti, erano emerse altre tracce di sangue non appartenenti alla vittima, sulla porta dell'ufficio in cui era stata uccisa e sul vetro dell'ascensore del palazzo. Ma una volta analizzate, la delusione fu grande nello scoprire che non era possibile ricollegarle a nessun indiziato. Le indagini rallentarono e non si aprirono nuove piste fino alla primavera del 1992, un anno e mezzo dopo. Il nuovo indagato era Federico Valle, di 22 anni, figlio dell'avvocato Raniero Valle, che aveva lo studio proprio nella palazzina di Via Poma. Secondo alcune indiscrezioni ottenute per vie traverse, la sera del 7 agosto 1990 Federico era rincasato tardi con un taglio sul braccio. Ma anche stavolta, dopo l'analisi di routine, il GIP Antonio Cappiello stabilì che le prove erano insufficienti e Federico Valle fu rilasciato. Da quel momento tutto tacque, fino al 2004, quando vennero trovate tracce di sangue accanto ai levatoi all'ultimo piano del palazzo. Forse l'assassino era salito fin lì, con l'ascensore, perché il locale lavatoio è comunicante con l'edificio adiacente. I RIS prelevarono i campioni con cautela, trattandosi di pochissimo materiale genetico, e ordinarono dagli Stati Uniti un kit di amplificazione per ottenere un profilo valido del DNA. Purtroppo l'unica cosa che l'esame stabilì era che quel DNA non apparteneva a nessuno dei sospetti, a cui era stato richiesto un campione di sangue durante le prime indagini. Un'altra svolta sembrò esserci nel settembre del 2006. Furono sottoposti ad analisi i calzini, il corpetto, il reggiseno e la borsa di Simonetta. Dai risultati rivelati a gennaio dalla trasmissione Matrix su Canale 5, emerse che sui tessuti c'erano tracce di saliva dell'ex fidanzato della 21enne, Raniero Busco. Da lì iniziò un'odissea giudiziaria. Busco venne condannato a 24 anni in primo grado per omicidio nel 2011, ma anche qui emersero degli errori a livello investigativo. Venne quindi assolto in secondo grado nel 2012 e assolto in via definitiva dalla Cassazione nel 2014. Ad oggi, dopo più di 30 anni, l'assassino di Simonetta non ha ancora un nome. Le indagini sul delitto sono state più volte contestate. Quasi tutti gli esperti interpellati in merito negli ultimi 3 decenni concordano nel dire che gli inquirenti hanno commesso tutti gli errori che era possibile commettere. Inoltre, anche se pare assurdo, il mistero di Via Poma si gioca in parte su comportamenti difficili da comprendere di alcuni dei protagonisti, comportamenti adottati addirittura dalla famiglia della ragazza. Innanzitutto non si spiega il motivo per cui nessuno, apparentemente, conosceva l'ubicazione dell'ufficio dove Simonetta lavorava, quasi fosse un segreto mantenuto chissà per quale motivo da lei o da chi l'aveva assunta. Sin dal primo momento tutte le persone coinvolte hanno mostrato scarsa volontà di collaborare. Persino i racconti fatti dalla sorella e dal datore di lavoro sembravano incredibili. La famiglia che si preoccupava dopo solo mezz'ora di ritardo, il datore di lavoro che diceva di non avere mai saputo che l'ufficio fosse in quel palazzo, e poi il portiere che non contribuì alle indagini, soprattutto quando si iniziò a insistere sul suo alibi e che il 9 marzo 2010 si suicidò. 3 giorni dopo, per la prima volta, avrebbe dovuto rispondere a delle domande specifiche nel processo contro Busco. Un giallo nel giallo, insomma, che ha riaperto vecchi interrogativi, come quelli sul coinvolgimento immancabile e mai provato dei servizi segreti, della banda della Magliana, di misteriosi personaggi che Simonetta
avrebbe incrociato lavorando al PC dell'AIAC e venendo così a conoscenza di informazioni riservate e letali, a quanto sembra. Tra le indagini però è anche emerso lo spettro di quello che oggi sarebbe uno stalker, telefonate anonime che la ragazza riceveva da tempo e avvertimenti espliciti, come le gomme squarciate dell'auto. Una pista forse mai battuta fino in fondo. Il professor Carmelo Lavorino, noto criminologo, che ha scritto 5 libri sul delitto di Via Poma e una cinquantina di saggi, sostiene che ci sono piste e linee investigative da seguire sinora rimaste buie per lo strabismo e la scarsa fantasia degli inquirenti, i quali non hanno individuato elementi essenziali e determinanti e che hanno anzi commesso errori incredibili. Tanto per cominciare, le telefonate avvenute fra le 17:15 e alle 17:40 fra una ragazza che diceva di essere Simonetta e la collega Luigia Berrettini, che sembrano il frutto di un abilissimo e fine imbroglio. O la ragazza non era Simonetta, o le telefonate non ci sono state, o le telefonate sono da anticipare di almeno un'ora. Inoltre l'autopsia del medico legale fu molto carente. Non vennero prese le temperature cadaveriche ed esterne, non venne analizzato il contenuto gastrico della vittima e purtroppo il medico legale cadde nella trappola della falsa notizia, secondo cui Simonetta era viva fino alle 18 circa, in virtù delle telefonate, ritenendo ingenuamente, se non volutamente, che la morte fosse avvenuta dopo le 18. Molti errori anche sul fronte investigativo, un sopralluogo superficiale, poche fotografie della scena del crimine, non fu registrato l'orario che l'orologio della vittima mostrava. Il computer di Simonetta fu lasciato alla portata di tutti e non si sa se vi siano state manipolazioni. Gli alibi di molti soggetti vennero controllati superficialmente. Ci fu la sparizione di molti reperti. Altri reperti vennero abbandonati per anni, nei cassetti. Basti pensare che calzini e reggiseno vennero inseriti in un'unica busta e rinvenuti circa 15 anni dopo. Scendendo ancora più nel dettaglio, Lavorini sostiene che l'assassino ha sferrato tutti i colpi sempre con la mano sinistra. Invece gli inquirenti hanno scommesso sin dall'inizio che l'assassino avesse usato la mano destra. Il sangue dell'aggressore, con cui ha sporcato il telefono, appartiene al gruppo ADQ Alfa 4/4, ma il pubblico ministero Pietro Catalani per anni si è ostinato a ritenere che il sangue fosse di gruppo 0, cioè quello della vittima. L'arma del delitto è il tagliacarte trovato, lavato con la varchina sulla scrivania di Maria Luisa Sibilia, che in quel momento era in ferie. Chiunque l'avesse usato, lavato e rimesso a posto non sapeva che tagliacarte, sino al momento del delitto, non era sulla scrivania della Sibilia, ma su quella di un altro collega. E questo suggerisce l'ipotesi di un complice. Secondo Lavorino, gli errori sono stati tollerati perché l'importante era difendere l'immagine di qualche dirigente dell'AIAC, al punto da favorire il lavaggio delle informazioni investigative, i depistaggi, le omissioni, i rallentamenti, le deviazioni, eccetera. Probabilmente l'omicidio di Via Poma resterà senza un colpevole, a meno che qualcuno, in punto di morte, deciderà di parlare e confessare. Prima di finire, voglio ringraziare ancora una volta Francesco che mi ha aiutato ad investigare più a fondo su questo caso ed invitarvi a dare un'occhiata al suo canale YouTube e al suo ultimo video, dove vi farà scoprire tutti i segreti di un vero 007. Il link lo trovate qui sotto nell'info box. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.